Benvenuti nella quarta video lezione per l'utilizzo del software Control. In questo tutorial descriveremo la gestione dell'anagrafica dispositivi e le procedure di assegnazione. La procedura di assegnazione di uno o più dispositivi è vincolata alla presenza di almeno un cantiere nella relativa anagrafica. Maggiori informazioni sulla gestione dei cantieri sono disponibili nella video lezione dedicata. Una volta effettuato l'accesso alla web app, possiamo accedere all'anagrafica dispositivi in due modalità. Dalla bacheca possiamo selezionare il link Vai all'elenco contenuto nel pulsante blu nella parte superiore dello schermo. Il pulsante indica anche il numero totale di dispositivi eControl ed Ecomille RC disponibili. Oppure possiamo aprire il sottomenu Gestione dispositivi, presente nel menu verticale posizionato nella parte sinistra dello schermo, e selezionare la voce Dispositivi. L'anagrafica dispositivi presenta un pannello con l'elenco dei dispositivi eControl ed Ecomille RC che abbiamo acquistato presso il nostro distributore. Sono presenti sia i dispositivi già assegnati ai cantieri presso i nostri clienti che quelli ancora da assegnare. Ogni riga identifica un dispositivo, di cui sono indicati il nome della postazione roditori, il suo identificativo, la tipologia, il nome del cliente e del relativo cantiere a cui è stato assegnato, lo stato di carica della batteria e lo status. A destra di ogni riga è presente un pulsante blu che mostra un menu con le operazioni disponibili per il singolo dispositivo. Le operazioni disponibili per ogni singolo dispositivo possono variare a seconda della sua tipologia e dello status. È possibile filtrare l'elenco dei dispositivi inserendo dei termini all'interno del campo Cerca. La ricerca viene eseguita su tutti i campi visualizzati. L'elenco dei dispositivi viene mostrato per pagine. È possibile impostare il numero degli elementi visualizzati per pagina nel campo Mostra. Per consentire al sistema di acquisire i messaggi inviati da un dispositivo, è necessario procedere alla sua assegnazione al cantiere presso un cliente. Possiamo effettuare questa operazione sia su dispositivi non ancora assegnati che su dispositivi già assegnati. In tal caso si effettua una riassegnazione. Si effettua la riassegnazione di un dispositivo quando si intende trasferirlo presso un altro cantiere o un altro cliente. Attenzione, è preferibile effettuare l'operazione di riassegnazione di un dispositivo solo dopo averlo spento. I dispositivi non assegnati sono riconoscibili in elenco perché non presentano né il nome del cliente e né quello del cantiere. Per assegnare o riassegnare un dispositivo, selezionare il comando Assegna dal pulsante blu a destra della riga che lo individua nell'elenco. Il pannello Modifica eControl consente l'assegnazione o rimozione di un dispositivo al cantiere di un cliente. L'assegnazione viene effettuata selezionando prima il cliente e poi il cantiere. Il sistema propone automaticamente l'elenco dei clienti e dei cantieri già censiti in anagrafica. Una volta scelto il cliente, sarà possibile selezionare solo i cantieri ad esso associati. Se si desidera associare un nuovo cliente, selezionare il pulsante Crea nuovo cliente per passare al pannello di inserimento Nuovo cliente. Se si desidera associare un nuovo cantiere, selezionare il pulsante Crea nuovo cantiere per passare al pannello di inserimento Nuovo cantiere. Si ricorda che prima di poter assegnare un cantiere esistente o crearne uno nuovo è necessario selezionare prima il cliente.
Una volta selezionato il cliente e il cantiere, è necessario assegnare un nome alla postazione roditori. Successivamente è necessario impostare il fuso orario del luogo dove verrà posizionato il dispositivo. Se il dispositivo è un e-control, è possibile selezionare la tipologia di trappola all'interno della quale verrà posizionato. Se il dispositivo verrà installato in modalità libera, o si hanno dei dubbi sulla scelta da effettuare, lasciare la tipologia preimpostata GSM Free. Se il dispositivo è un Ecomil RC, la tipologia è preimpostata e non è modificabile. Mettendo il segno di spunta accanto all'etichetta Invia notifiche via email, attiveremo la notifica dei messaggi via email per il dispositivo. Per terminare la procedura di assegnazione del dispositivo, selezionare il pulsante Salva. Se non si desidera registrare le modifiche effettuate o si vuole annullare l'operazione in corso, selezionare il link Torna all'elenco. Se si desidera rimuovere completamente l'assegnazione di un dispositivo, selezionare l'opzione Assegna del pulsante blu a destra della riga che lo individua nell'elenco. Quindi impostare l'opzione Non assegnato nel campo Cliente e nel campo Cantiere e lasciare vuoto il campo Postazione roditori, cancellandone il contenuto. Per terminare la procedura di rimozione dell'assegnazione del dispositivo, selezionare il pulsante Salva. Se non si desidera registrare le modifiche effettuate o si vuole annullare l'operazione in corso, selezionare il link Torna all'elenco. Per consultare la scheda informativa di un dispositivo, selezionare il comando Dettagli dal pulsante blu a destra della riga che lo individua nell'elenco. Nella parte superiore destra c'è il pannello contenente le informazioni relative alla postazione roditori, il codice identificativo e la tipologia del dispositivo, il cliente e il cantiere al quale è assegnato, le note e il flag che indica se è stato attivato l'invio delle notifiche via email. Nella parte superiore sinistra c'è il pannello contenente la mappa che individua la posizione del cantiere al quale è assegnato il dispositivo. La mappa è visibile solo se al cantiere sono state assegnate delle coordinate geografiche. Nella parte inferiore destra c'è il pannello contenente il grafico relativo all'andamento dello stato di carica della batteria del dispositivo. È possibile scegliere l'intervallo temporale di visualizzazione del grafico. L'ultima data utile mostrata è relativa a quella di ricezione dell'ultimo messaggio di stato della batteria. Nella parte inferiore sinistra c'è un QR code che individua l'indirizzo web della scheda informativa del dispositivo che si sta consultando. Per tornare all'anagrafica dispositivi, selezionare il link Torna all'elenco presente nel pannello superiore destro. Il menu delle operazioni disponibili su dispositivi di tipo Ecomil RC presenta due comandi aggiuntivi rispetto agli eControl. Entrambi i comandi servono per attivare o disattivare la botola dopo aver acceso il dispositivo Ecomil RC. Il comando Attiva botola è disponibile dopo la prima accensione. Lo stato di accensione con trappola disattiva di un Ecomil RC è riconoscibile dall'icona ON di colore arancione. Selezionando il comando Attiva botola, il sistema chiederà conferma per l'esecuzione della procedura. In caso affermativo, l'operazione richiesta verrà inserita in coda di attivazione e l'icona di stato diventerà una clessidra con la parte inferiore vuota di colore arancione. Al primo messaggio utile ricevuto dal dispositivo Ecomil RC, la botola verrà immediatamente attivata e l'icona di stato diventerà nuovamente ON e di colore verde. Se si decide di annullare il comando Attiva botola prima che venga eseguito dalla coda di attivazione, è possibile selezionare il comando Annulla comando botola nel menu delle operazioni del dispositivo interessato. Se si spegne il dispositivo Ecomil RC con la botola attiva, alla successiva riaccensione la botola verrà automaticamente riattivata. Il comando Disattiva botola è disponibile solo se la botola è attiva.
Selezionando il comando disattiva botola, il sistema chiederà conferma per l'esecuzione della procedura. In caso affermativo, l'operazione richiesta verrà inserita in coda di attivazione e l'icona di stato diventerà una clessidra con la parte superiore vuota di colore arancione. Se si decide di annullare il comando disattiva botola prima che venga eseguito dalla coda di attivazione, è possibile selezionare il comando annulla comando botola nel menu delle operazioni del dispositivo interessato. Se si spegne il dispositivo Ecomil RC con la botola disattiva, alla successiva riaccensione la botola continuerà ad essere disattiva. I dispositivi eControl ed Ecomil RC possono anche essere assegnati in gruppo ad un singolo cantiere. Per accedere a questa funzionalità, aprire il sottomenu Gestione dispositivi presente nel menu verticale posizionato nella parte sinistra dello schermo e selezionare la voce Assegna. Nel pannello selezionare il cliente a cui assegnare i dispositivi, scegliendolo dall'elenco dei clienti già censiti in anagrafica. Se si desidera associare un nuovo cliente, selezionare il pulsante Crea nuovo cliente per passare al pannello di inserimento nuovo cliente. Una volta scelto il cliente, selezionare il pulsante successivo. Nel pannello selezionare adesso il cantiere a cui assegnare i dispositivi, scegliendolo dall'elenco dei cantieri già censiti in anagrafica e associati al cliente già impostato. Se si desidera associare un nuovo cantiere, selezionare il pulsante Crea nuovo cantiere per passare al pannello di inserimento nuovo cantiere. Una volta scelto il cantiere, selezionare il pulsante successivo. Viene mostrato sia l'elenco dei dispositivi eControl ed Ecomil RC già assegnati al cantiere del cliente scelto, che l'elenco di tutti i dispositivi non ancora assegnati. Mettere un segno di spunta accanto ai dispositivi che si desidera assegnare. Per ciascun dispositivo indicare il nome della postazione roditori e, se necessario, indicare la tipologia di trappola. Togliere il segno di spunta accanto ai dispositivi che si desidera rimuovere. Terminare la procedura di assegnazione selezionando il pulsante successivo. Viene mostrata la scheda del cantiere scelto con il pannello dei dispositivi eControl ed Ecomil RC aggiornato in funzione delle assegnazioni appena effettuate. Maggiori informazioni sulla gestione dei cantieri sono disponibili nella video lezione dedicata. È possibile consultare una mappa geografica relativa al posizionamento di tutti i dispositivi eControl ed Ecomil RC associati ai cantieri censiti in anagrafica. Per accedere a questa funzionalità, aprire il sottomenu Gestione dispositivi, presente nel menu verticale posizionato nella parte sinistra dello schermo, e selezionare la voce Mappa. Il pannello di ricerca consente di mappare i dispositivi filtrandoli per cliente, cantiere, area e settore. Per mappare tutti i dispositivi associati, non impostare alcun valore nei filtri disponibili. I dispositivi associati ai cantieri a cui non sono state associate le coordinate geografiche non sono visualizzati sulla mappa. Per visualizzare la mappa dopo aver impostato o meno i filtri, selezionare il pulsante Mostra. I cantieri sono mostrati sulla mappa tramite dei segnaposto di colore rosso. Selezionando il singolo segnaposto, viene mostrato in un fumetto il nome del cantiere ed il suo indirizzo. Cliccando sul nome del cantiere viene mostrata la sua scheda. Termina la quarta video lezione per l'utilizzo del software eControl. Vi ricordiamo che prima di abbandonare il sistema è sempre consigliabile uscire dall'applicazione utilizzando il comando esci presente nel menu Utente posizionato in alto a destra. Grazie per l'attenzione.